Ciao a tutti ed ecco finalmente la ricetta della torta per il compleanno del mio babbo che è stato qualche giorno fa, vi ricordate? Noi abbiamo festeggiato domenica scorsa e durante il video assaggi dei gelati novità del 2021 vi avevo appunto detto che poi sarebbe arrivata presto anche la videoricetta della sua torta, che poi è un dolce che ha scelto lui e io l'ho voluto accontentare, era felicissimo. Il mio babbo per il suo compleanno ha voluto la torta paradiso, così come potete notare dal video. Un dolce estremamente semplice, morbidissimo, ricchissimo di panna fresca, alto e una nuvola. Oltretutto, visto che è periodo di ciliegie e visto che mio padre le adora, ma non solo lui, ho deciso di aggiungerne qualcuna sopra il bello strato di zucchero a velo e quindi per renderla ancora più scenografica. Vi piace? Guardate quanto è alta e che bella decorata così in questo modo. Fra poco vedrete anche il mio babbo che spegne le candeline e che si gusta una super fetta di questo dolce paradisiaco. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a babbo. Tanti auguri a me! Soffia! Sono sul 7! Lo zero purtroppo è morto. Niente. Perché a furia di scattare le foto a babbo con le candeline accese è precipitata la cera, la candelina con la cera. Cosa ti taglio? Ba? Quello che vuoi, babi, bobu. Allora, vediamo quanto è soffice. No, vabbè. Poi sofficissima. Che bella. Sì, che bella. Dove la mettiamo dopo che è tagliata la fetta, se no ci sono cattivi. È vero, io per questioni di video ho voluto fare subito il taglio. Aspetta, babbo, non demordere. È bellissima, che Vediamo, bella. solleviamo la fettona. Solleviamo la fettona e dove la Mamma, porta i sticchiamo? piatti. Scusa, E dove la sticchiamo la fettona? aspetta Giuseppe che porti i piattini, aspetta. Vi piace? Sì, molto 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 bella. Babbo, sei contento? Contentissimo, contentissimo. La prima fetta C'è la canzone. al festeggiato. Grandiosa. Esatto, dai. Allora, Tieni, cominciamo? babbo. Vai. Ehi, è enorme. Com'è, babbo? Buonissima, Buona? Morbida? morbidissima. Se la sta gustando bene bene, babbo. Sì, sì. E poi anche leggera. Bene. Mi fa molto piacere. Wow. La B. La B di babbo. Bom bom. Che le bimbo? Neanche l'ho vista. Che dite? Secondo me si commenta da sola questa fetta stratosferica. Il momento della forchetta che affonda così da tutte le angolazioni è catartico. Guardate, ne manca già la metà. Il problema è che ce la siamo mangiata con gli occhi chiusi, aggiungerei, e ci siamo dimenticati di fare la foto tutti assieme con la torta intera. Beh, la giriamo dalla parte delle ciliegie e facciamo finta che sia ancora tutta intera. Ci siamo riusciti e ora passiamo subito alla preparazione della torta paradiso. All'interno di 2 ciotole dividiamo i tuorli dagli albumi. Ci occorreranno 4 uova grandi e a temperatura ambiente. Agli albumi poi aggiungiamo un pizzico di sale e iniziamo a montare con le fruste elettriche.
Quando inizierà a formarsi la tipica schiuma, aggiungeremo circa 50 g di zucchero e continueremo a montare a neve fermissima. Ai tuorli invece aggiungeremo i restanti 120 g di zucchero, per cui in tutto ci occorreranno 170 g di zucchero semolato. Poi aggiungeremo la scorza di un limone biologico grattugiata e con lo sbattitore elettrico monteremo il composto per qualche minuto. Aggiungiamo 90 g di olio di semi di girasole, sostituibili benissimo con 110 g di burro fuso, poi 90 g di latte a temperatura ambiente, 150 g di farina, 50 g di fecola di patate e una bustina da 16 g di lievito per dolci vanigliato, setacciati assieme, così come vi sto mostrando in video. Mescoliamo ancora per qualche minuto, dopodiché con l'aiuto di una spatola incorporiamo in più riprese gli albumi montati a neve e amalgamiamo il tutto con movimenti delicati dal basso verso l'alto. Ora ungiamo e infariniamo una tortiera da 24 cm di diametro con il cerchio apribile, ci versiamo dentro il composto, lo livelliamo e inforniamo in forno già caldo a 180 gradi per 45 minuti circa. Eccola qui, la faremo freddare completamente su una gratella, dopodiché rimuoveremo il cerchio dello stampo e la adageremo su un piatto. Montiamo 500 ml di panna fresca non zuccherata e nel mentre che montiamo aggiungiamo 2 cucchiai di miele. In alternativa potreste aggiungere 50 g di latte condensato. Tagliamo al centro la torta aiutandoci con un coltello a lama lunga e aggiungiamo la panna montata come se non ci fosse un domani, sì, proprio così. Abbondate, abbondate. La sistemiamo per bene con la spatola, copriamo con l'altro disco e cospargiamo la superficie con abbondante zucchero a velo vanigliato. Ora, facendo una leggera pressione sulla superficie, aggiungiamo le ciliegie solo da un lato e qualche mandorla a lamella. Certo, questo passaggio è opzionale, potreste anche lasciare la torta semplice così con lo zucchero a velo, oppure decorarla come più vi piace, personalizzabile insomma secondo i vostri gusti. E ora immancabile la scritta di cioccolato fondente, auguri babbo! E voilà! Questa torta si conserva benissimo all'interno del frigorifero e dura così buona e soffice per diversi giorni, sempre che ci arrivi, all'alba del giorno dopo. Ecco, vi mostro le uniche fette superstiti 3 giorni dopo. Guardate quanto sono morbide. Ho reso felice il mio babbo nel giorno del suo 70° compleanno e questa è stata la cosa principale. Certo, oltre a rendere felice lui, ho reso felice anche tutti noi, perché poi i giorni successivi abbiamo fatto delle colazioni speciali con queste belle fette di torta a paradiso che davvero ti fanno sentire gli angeli cantare. Spero tanto che questa ricetta vi sia piaciuta, vi abbraccio forte forte e vi rimando ai prossimi video. Ciao!